Bentornati in soffitta, amici nostalgici e buongustai della pellicola. Oggi apriamo un cassetto che profuma di piombo, minigonne e rossetti troppo rossi per passare inosservati. Eh sì, perché parliamo delle donne nel poliziottesco all'italiana. Le pupe del gangster, le regine del nightclub, le amanti pericolose, le vittime innocenti, le complici irresistibili. Chiamatele come volete, ma senza di loro i nostri commissari baffuti e incazzati avrebbero avuto molta meno strada da fare. Ma prima di cominciare, fatemi fare la domanda di rito. Vi siete già iscritti al canale? Avete attivato la campanella per restare aggiornati sulle nuove chicche? E se vi piace questo viaggio tra cinema, bellezza e nostalgia, lasciateci un like su. Anche le pupe del poliziottesco gradirebbero, fidatevi. Torniamo a noi. Nel cuore degli anni 70 l'Italia stava cambiando. C'erano le piazze in fermento, i telegiornali pieni di sigle armate e nelle sale, boom, arrivavano loro i film polizieschi all'italiana, duri, sporchi e incazzati. Ma tra una scazzottata e una sparatoria c'era sempre spazio per lei, la donna, o meglio, Lupa. Ecco, proprio lei, quella che entrava in scena fasciata in un vestito che sembrava cucito sulla pelle, quella che lanciava uno sguardo tra il languido e il letale, quella che faceva tremare le ginocchia al boss e qualche altra parte del corpo allo spettatore. Nel poliziottesco la presenza femminile era fondamentale, non solo per abbellire la scena, anche se diciamocelo funzionava e come, ma perché rappresentava un contrasto, una scintilla, un diversivo. Mentre i commissari sudati si lanciavano in inseguimenti a bordo di Alfa Giulia e i malavitosi sparavano con pistole più grandi delle loro idee, lei entrava in campo con lo sguardo magnetico e un vestito da urlo. C'erano le donne del boss, che spesso finivano per tradirlo, o amarlo fino alla fine. C'erano le ballerine dei nightclub, figure sensuali e vulnerabili, simboli di un'Italia che ballava sul bordo del burrone. E poi le segretarie, le mogli, le fidanzate, le vittime. Certo, ma anche le muse. Perché diciamolo, senza di loro i nostri commissari non avrebbero avuto nessuno da vendicare, i nostri gangster nessuno da proteggere e noi spettatori nessuno da sognare. E lo sapete, qual è la cosa bella? Che anche se spesso erano relegate a ruoli secondari, quelle donne lasciavano il segno. Bastava uno sguardo, una camminata, un paio di gambe che scendevano da un Alpha Spider, il pubblico si innamorava in 2 fotogrammi. E non serviva neanche un dialogo ben scritto, bastava una scena sotto la doccia e via, il mito era servito. Il poliziottesco, in fondo, era uno specchio un po' rotto dell'Italia di quegli anni. Maschilista, certo, a tratti brutale, ma anche attratto da quella femminilità debordante, provocante, impossibile da contenere. Le donne nei poliziotteschi erano come la panna montata sopra un cocktail esplosivo, dolci, sensuali, ma pericolose da maneggiare. E a distanza di anni, chi se le dimentica? Anche se a volte duravano sullo schermo meno di un inseguimento in tangenziale, restano scolpite nella memoria. Con quei vestiti aderenti, le ciglia finte, le parrucche cotonate e i profili che gridavano anni 70 da ogni angolazione. Oggi, riguardando quei film, magari in una notte d'estate con le finestre aperte e la TV sintonizzata su un canale vintage, ci accorgiamo che quelle donne non erano solo contorno, erano parte della Roma. Senza di loro il poliziottesco avrebbe avuto lo stesso effetto di una carbonara senza il guanciale. Si può fare, ma non è la stessa cosa. Quindi alziamo il bicchiere, magari di bourbon, che fa più gangster, e brindiamo a quelle dive silenziose e sensuali, a quelle pupe pericolose, a quelle regine della malizia. Erano la parte morbida di un cinema ruvido, la curva in mezzo al rettilineo, il battito d'occhi tra 2 spari. E adesso tocca a voi. Scrivetemi nei commenti se avete un'attrice preferita di quel periodo, una scena che vi è rimasta nel cuore o altrove. E se vi è piaciuta questa puntata, lasciate un bel like e suggeritemi altri temi da affrontare. Le pupe del poliziottesco sono solo l'inizio. La soffitta è piena di sorprese. Alla prossima con più malizia, più fascino e naturalmente più femminilità vintage.